tutte care amiche gomitoline e ben ritrovate in questo nuovo video. Nel tutorial di oggi voglio mostrarvi questa carinissima sciarpa con le maniche che mi vedete indossare. È un progetto molto semplice da realizzare e vi occorreranno soltanto due gomitoli di filato Flora che potete trovare sul sito www.unfilodipassione.it, un uncinetto da 3 mm e dei marcapunti. Il progetto è molto semplice da seguire, l'importante è stare attenti quando andiamo a cucire le maniche, perché le misure standard indicano una cucitura di 15 cm più altri 15 cm per i polsini, quindi un totale di 30, ma io per il mio progetto ho dovuto cucire altri 11 cm, quindi ho cucito in totale 26 cm lungo le maniche più ho realizzato 15 cm per i polsini, ma adesso andiamo a farlo insieme. Iniziamo realizzando un nodino scorsoio e con l'uncinetto numero 3 andiamo a montare 50 catenelle. Una volta avviate le nostre 50 catenelle ne andiamo a fare un'altra che ci servirà per svoltare il lavoro e partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto andiamo a realizzare una maglia bassa in ciascuna catenella fino ad arrivare alla fine per un totale di 50 maglie basse. Una volta terminato il giro di maglie basse riprendiamo la lavorazione e andiamo a realizzare 3 catenelle, giriamo il lavoro, carichiamo il filo sull'uncinetto e rientriamo nello stesso punto e andiamo a fare una maglia alta. In questo modo. A questo punto carichiamo il filo sull'uncinetto, saltiamo una e 2 maglie basse, entriamo nella terza e andiamo a fare una maglia alta, ancora filo sull'uncinetto, rientriamo nello stesso punto e facciamo un'altra maglia alta, 2 catenelle e rientriamo nuovamente nello stesso punto e andiamo a realizzare 2 maglie alte. In questo modo, così da andare a creare un punto a V con 2 maglie alte. A questo punto carichiamo nuovamente il filo sull'uncinetto, saltiamo 2 maglie basse, entriamo nella terza e andiamo a ripetere il punto che abbiamo appena visto. Quindi 2 maglie alte nello stesso punto, 2 catenelle e ancora 2 maglie alte nello stesso punto. E andiamo a ripetere questa sequenza fino ad ottenere un totale di 5 ventaglietti che si andranno a ripetere poi per tutto il corso della nostra sciarpa. A questo punto andiamo a realizzare 4 catenelle, carichiamo il filo sull'uncinetto e andiamo a saltare 7 maglie basse del giro precedente. Entriamo nell'ottava e andiamo a realizzare 3 maglie alte, tutte e 3 nello stesso punto. 1, 2 e 3. In questo modo, vedete? Ok, a questo punto andiamo a realizzare 3 catenelle, carichiamo il filo sull'uncinetto, saltiamo 3 maglie basse del giro precedente, entriamo nella quarta e anche qui andiamo a ripetere 3 maglie alte, tutte e 3 nello stesso punto. In questo modo, creando questo archetto. Adesso andiamo a ripetere le 4 catenelle, quindi 1, 2, 3 e 4, carichiamo il filo sull'uncinetto, saltiamo 7 maglie basse del giro precedente ed entriamo nell'ottava. E qui andiamo a ripetere i nostri ventaglietti, quindi 2 maglie alte nello stesso punto, 2 catenelle, rientriamo nuovamente nello stesso punto e andiamo a realizzare altre 2 maglie alte. In questo modo. Adesso carichiamo nuovamente il filo sull'uncinetto, saltiamo 2 maglie basse del giro precedente, entriamo nella terza e anche qui andiamo a ripetere il nostro ventaglietto. 2 maglie alte, 2 catenelle e ancora 2 maglie alte tutte nello stesso punto e continuiamo in questo modo fino ad arrivare alla fine del giro. Ho lavorato il quinto ventaglietto e adesso andiamo a lavorare l'ultimo punto. Carichiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nell'ultima maglia bassa e andiamo a realizzare 2 maglie alte nello stesso punto.
in questo modo, ed ecco qui che abbiamo realizzato il nostro secondo giro. Al giro numero 3 andiamo a realizzare 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, giriamo il lavoro, carichiamo il filo sull'uncinetto, rientriamo nello stesso punto e andiamo a fare una maglia alta. A questo punto andiamo a ripetere un archetto sugli archetti del giro precedente. Quindi carichiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nello spazio di 2 catenelle dell'archetto precedente, qui in questo punto, e andiamo a realizzare un altro archetto, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e ancora 2 maglie alte nello stesso punto. Vedete? Facendo in questo modo andiamo a ricreare un ventaglietto sul ventaglietto del giro precedente e questa sequenza di punti sarà la stessa per tutta la sciarpa. Quindi durante il tutorial vedremo solo la parte centrale. Terminati i 5 ventaglietti andiamo a realizzare 2 catenelle, entriamo nella prima maglia alta delle 3 del giro precedente e andiamo a realizzare 2 maglie alte nello stesso punto. Quindi 2 maglie alte sulla prima maglia alta del giro precedente. Carichiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia alta centrale del giro precedente e andiamo a realizzare una maglia alta. Carichiamo nuovamente il filo sull'uncinetto, entriamo sulla terza maglia alta del giro precedente e andiamo a realizzare 2 maglie alte nello stesso punto, creando così degli aumenti. Vedete? Adesso andiamo a realizzare 2 catenelle, carichiamo il filo sull'uncinetto e qui al centro delle 3 catenelle, quindi sulla seconda catenella, andiamo a realizzare una maglia alta. Di nuovo 2 catenelle, carichiamo il filo sull'uncinetto, entriamo sulla prima maglia alta e andiamo a fare 2 maglie alte nello stesso punto. Carichiamo il filo, entriamo sulla maglia alta centrale e facciamo una maglia alta singola e 2 maglie alte nello stesso punto sull'ultima maglia alta del giro precedente, creando così una lavorazione a specchio. Vedete? Adesso andiamo a ripetere gli archetti e facciamo 2 catenelle, carichiamo il filo sull'uncinetto, entriamo sulle 2 catenelle dell'archetto precedente e andiamo a realizzare 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, tutte all'interno dell'archetto di 2 catenelle. Continuiamo quindi con la realizzazione dei 5 archetti e adesso andiamo a vedere come lavorare l'ultimo punto. Realizzati i miei 5 ventaglietti, carico il filo sull'uncinetto, entro sulle 3 catenelle che abbiamo fatto all'inizio e anche qui andiamo a fare 2 maglie alte nello stesso punto. Sia all'inizio che alla fine del giro saranno gli stessi per tutta la durata della sciarpa. Al giro successivo facciamo le nostre 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, giriamo il lavoro e facciamo una maglia alta nello stesso punto. Andiamo a ripetere i nostri 5 ventaglietti e passiamo alla lavorazione della parte centrale. Lavorati i nostri soliti 5 ventaglietti, adesso andiamo a lavorare 2 catenelle, carichiamo il filo sull'uncinetto, entriamo sulla prima maglia alta e andiamo a fare una maglia alta senza chiuderla completamente e vedete che ho 2 archetti sull'uncinetto. Carico il filo, entro nella maglia alta successiva e vado a fare 2 maglie alte chiuse insieme, in questo modo. Carico il filo, entro nella maglia alta centrale del giro precedente e faccio una maglia alta singola e negli ultimi 2 punti vado a ripetere le mie 2 maglie alte chiuse insieme. In questo modo. Adesso andiamo a realizzare 3 catenelle, carichiamo il filo sull'uncinetto ed entriamo qui in questa maglia alta che abbiamo fatto al giro precedente e nello stesso punto andiamo a realizzare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Adesso andiamo a ripetere 3 catenelle e il lavoro a specchio dell'altro, quindi carichiamo il filo sull'uncinetto, nei primi 2 punti andiamo a fare 2 maglie alte chiuse insieme, in questo modo, così da creare una diminuzione. Carichiamo il filo, entriamo nella maglia alta centrale e facciamo una maglia alta singola
e di nuovo sugli ultimi 2 punti andiamo a realizzare 2 maglie alte chiuse insieme, ricreando la diminuzione. In questo modo. Vedete, già comincia ad assomigliare ad una foglia. Adesso andiamo a realizzare 2 catenelle, carichiamo il filo sull'uncinetto e andiamo a ripetere la nostra sequenza di 5 ventaglietti. Ho iniziato già il quinto giro realizzando i 5 ventaglietti, adesso andiamo a fare una catenella, carichiamo il filo sull'uncinetto e andiamo a realizzare 3 diminuzioni. Quindi entriamo dove abbiamo fatto le 2 maglie alte chiuse insieme e andiamo a fare una maglia alta e non la chiudiamo completamente. Carichiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo e andiamo a chiudere i primi 2 archetti e successivamente gli altri 2. Carichiamo nuovamente il filo e andiamo a fare la nostra ultima maglia alta in questo modo e abbiamo realizzato una diminuzione. Adesso facciamo 3 catenelle, carichiamo il filo sull'uncinetto, entriamo sulla prima maglia alta centrale del giro precedente e andiamo a fare una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2 e 3, carichiamo il filo, saltiamo la maglia alta centrale, entriamo sull'ultima e andiamo a fare di nuovo una maglia alta in questo modo, creando questo archetto. Adesso andiamo a ripetere le nostre 3 catenelle, carichiamo il filo sull'uncinetto e andiamo a ripetere le nostre 3 diminuzioni come abbiamo già visto. Quindi entriamo sulle prime 2 maglie alte chiuse insieme, facciamo una maglia alta e non la chiudiamo completamente. Ricarichiamo il filo, entriamo nella maglia successiva, andiamo a fare un'altra maglia alta senza chiuderla completamente. E di nuovo entriamo sulle ultime 2 maglie alte chiuse insieme e andiamo a fare la nostra ultima maglia alta. Facciamo una catenella e andiamo a ripetere i nostri soliti 5 ventaglietti. Per quanto riguarda il giro numero 6, dobbiamo andare a ripetere il giro numero 2, che è questo qui. Ok? Andiamo a ripetere esattamente gli stessi punti. Andiamo a rivederli insieme. Dopo aver fatto i nostri 5 ventaglietti, avviamo 4 catenelle, carichiamo il filo sull'uncinetto, saltiamo queste 3 maglie alte chiuse insieme e andiamo a lavorare qui sulla prima maglia alta che abbiamo disponibile e andiamo a fare 3 maglie alte, tutte e 3 nello stesso punto, andando a ricreare, chiamiamola così, la base della foglia. Vedete? In questo modo. Adesso andiamo a fare 3 catenelle, carichiamo nuovamente il filo sull'uncinetto ed entriamo qui sulla seconda maglia alta singola e anche qui andiamo a ripetere le nostre 3 maglie alte, tutte e 3 nello stesso punto, andando a ricreare una lavorazione speculare a quella del lato destro. Vedete? In questo modo. Adesso andiamo a ripetere le nostre 4 catenelle, 3 e 4, carichiamo il filo sull'uncinetto e andiamo a ripetere i nostri 5 ventaglietti, andando a saltare quelle 3 maglie alte chiuse insieme del giro precedente. Vedete già come la lavorazione sta prendendo forma. Adesso i giri da ripetere saranno dal giro numero 2, che è quello che abbiamo appena visto, il giro numero 3, il numero 4 e il numero 5, fino a raggiungere una lunghezza di 2 metri. Se volete evitare questa curvatura iniziale potete fare le catenelle con un uncinetto del 3,5 per poi passare al 3. E così è come si presenta la nostra sciarpa una volta raggiunta la lunghezza dei 2 metri. E adesso andiamo a vedere come cucire e realizzare le maniche. Disponiamo la nostra sciarpa in questo modo su un piano e la andiamo a piegare a metà dalla parte lunga, in questo modo facendo combaciare bene i bordi. E andiamo a posizionare dei marcapunti con l'aiuto di un metro da sarta. Adesso qui vedrete che io prenderò una lunghezza di 15 cm, ma come già vi ho detto all'inizio ho dovuto cucire altri 11 cm. Quindi andate a prendere una lunghezza totale di 26 cm e piazzate il primo marcapunti in questo modo. E ovviamente fate la stessa cosa anche dal lato opposto. Piegate dal lato lungo, fate combaciare bene i bordi
e prendete una misura di 26 cm e piazzate il secondo marcapunti. E finalmente possiamo passare alla cucitura vera e propria della manica. Con lo stesso filato Flora e l'uncinetto da 3 mm andate a realizzare un nodino scorsoio ed entrate qui nelle prime catenelle disponibili. Agganciate il nodino scorsoio, portatelo fuori e fate una catenella di sicurezza. A questo punto andiamo a realizzare una maglia bassissima in ciascun punto, in questo modo, fino a raggiungere il primo marcapunti. E fate la stessa cosa ovviamente anche dal lato opposto. Io continuo con la cucitura di entrambe le maniche e ci rivedremo successivamente per realizzare i polsini. Una volta terminata la cucitura della prima manica, come vedete sono arrivata al marcapunti, posso fare una catenella di sicurezza e tagliare il filo. Sfiliamo il lavoro e togliamo anche il marcapunti. Così è come si presenta la cucitura dal lato esterno, mentre se andiamo a girare la manica possiamo vedere che la cucitura sparisce quasi completamente per quanto riguarda il lato esterno. Adesso teniamo la sciarpa sul dritto e andiamo a realizzare i polsini. Inseriamo l'uncinetto qui nella cucitura e andiamo ad agganciare il nodino scorsoio. Andremo ad eseguire un punto che personalmente a me piace moltissimo, ovvero maglie alte prese avanti e maglie alte prese dietro. Quindi andiamo a fare una catenella più altre 2 in sostituzione della prima maglia alta. Andiamo a nascondere anche i fili e andiamo a realizzare 51 maglie alte lungo tutto il giro della manica. Quindi una maglia alta in ciascun punto. Per quanto riguarda invece l'altro lato, quello che non ha le catenelle, vi consiglio di fare prima un giro di maglie basse. Continuiamo quindi con una maglia alta in ciascun punto fino alla fine del giro, che andremo a chiudere con una maglia bassissima sulla terza catenella che abbiamo lavorato all'inizio. A questo punto andiamo a fare 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, carichiamo il filo sull'uncinetto e facciamo una maglia alta presa avanti sulla prima maglia alta disponibile. Nella maglia alta successiva invece andiamo a fare una maglia alta presa dietro ed alterniamo quindi una maglia alta presa avanti e una maglia alta presa dietro fino alla fine del giro. E andiamo a ripetere questa sequenza di punti per un totale di 15 cm che corrispondono circa a 23 giri. Nei giri successivi andiamo a ripetere la maglia alta presa avanti sulla maglia alta presa avanti e la maglia alta presa dietro sulla maglia alta presa dietro ed ecco qui come si presenta il polsino, che come vedete è un punto abbastanza elastico. E con la cucitura delle maniche e la lavorazione dei polsini abbiamo concluso la nostra carinissima sciarpa con le maniche. Se il video vi è piaciuto supportatelo lasciando un bel like e se non lo avete già fatto mi raccomando vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina per non perdervi altri progetti creativi. Per questa settimana è tutto e noi ci vediamo prossimamente con un nuovissimo tutorial. Ciao!